progetto MEP, Mondi, Alfabeti e Persone, è un percorso a cui ha aderito il comune di Novellara grazie al bando Shaping Fair Cities della regione Emilia-Romagna, rivolto agli enti locali per la realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione dell'Agenda 2030, al fine di stimolare e mobilitare i cittadini nel processo di messa a terra degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Un lungo percorso rivisitato dopo il lockdown, diviso in due momenti: i focus group rivolti ad attività produttive, società civile e terzo settore, servizi, commercio e pubblici esercizi. L'idea era quella di capire un po' quali criticità avete visto, quali invenzioni avete anche escogitato, cosa avete incontrato in questo tempo di Covid e quali iniziative si sono anche un po' costruite. Poi l'idea che si possa guardare anche a qualche prospettiva da costruire insieme. Soprattutto è stata un'occasione dal punto di vista lavorativo per fare un bel punto della situazione su dove si è arrivati, su dove si vuole andare, alla luce del fatto che nulla sarà più come prima. Si reinventa, si sperimenta lo smart working, ma è una cosa mai fatta. Vorrei sottolineare questo contributo che hanno portato i giovani in questa fase di era digitale che comunque non eravamo ancora così pronti, ancora così preparati. Grazie appunto alla riscoperta del commercio di vicinato. L'incertezza però del futuro sta bloccando molti interventi nel settore specialmente dell'edilizia. Se giocate di squadra come sistema delle alleanze di terzo settore con l'amministrazione, diventa, come dire, siete una punta di diamante che apre delle possibilità di interlocuzione con la società. Abbiamo spaziato invece nella necessità di donare noi benessere a quelle famiglie che hanno perso lavoro. L'effetto che ha avuto più di tutti è stata una sorta di disgregazione nell'associazione stessa. Noi abbiamo adottato uno sconto sull'iscrizione dell'anno prossimo per vedere, insomma, di dare comunque una mano alle famiglie. L'esperienza di questo periodo mi dice che c'è una divaricazione ancora più forte fra giovani e vecchi. Bisognerebbe trovare soluzioni per fare in modo di andare a prendere in casa questi giovani, perché ormai non escono più. Le situazioni sono tante e non sono lontane per nulla dalla nostra realtà, che invece fino a qualche anno fa era un'isola felice. Vorrebbe un canale diretto tra i medici e le persone che funzionasse meglio. L'obiettivo che deve rimanere alto è quello della complessità della persona e delle relazioni. Cioè, se l'obiettivo è questo, io posso usare lo smart working in un certo modo, e posso usare le nuove tecnologie in un certo modo, però l'obiettivo deve essere la persona e quindi in concreto la comunità. Io credo che vada mantenuto questa relazione tra ragazzi e volontari anziani. Le risorse su internet sono tantissime, è la volontà di chi ha voglia anche di rimettersi in gioco. Tante persone magari sentite dicevano ma non posso venire lì, che ti spiego bene lì. E proprio il fatto dell'ufficio chiuso è innaturale per un assistente sociale come per un educatore, secondo me. La seconda iniziativa, Nei panni dell'altro, ha visto una serie di appuntamenti alla scoperta di alcune realtà e di luoghi di comunità. È un obiettivo che porta in sé tematiche che hanno a che fare con l'ecologia, con la sostenibilità e con l'inclusione. L'altra cosa che si sta pensando e che anche la Croce Rossa è pienamente d'accordo è quella di formare un negozio, un emporio solidale. Adesso che è iniziata questa fase diversa abbiamo iniziato delle attività anche noi. I giovani continuano a desiderare come desideravano un tempo, hanno voglia di spazi, hanno voglia di fare. Un occhio particolare alla salvaguardia dell'ambiente, di tutto quello che può essere, perché noi abbiamo anche del vigneto dove abbiamo fatto la scelta di non usare i diserbi. Possiamo chiedere ai genitori se loro possono mandare i suoi bambini a imparare la nostra lingua, come scrivere, come leggere. Voler bene non vuol dire faccio tutto quello che mi chiedono, ma li aiuto a crescere e cresciamo insieme.